Nei prossimi minuti analizzeremo a fondo i dati scientifici del collasso climatico in corso. E vi mostrerò come un semplicissimo vaso sul balcone può diventare la più grande arma di ribellione ecologica e per la difesa della nostra psiche. Partiamo subito da quello che sta succedendo fuori dalla nostra finestra. Quando le estati fisse a 35 e 36 gradi e oltre si uniscono all'umidità soffocante, si attiva un blocco fisiologico che manda in tilt la biologia di ogni essere vivente sulla Terra. Siamo tutti sulla stessa barca che affonda. Le piante si bloccano. I peperoncini chiudono gli stomi, che sono i loro polmoni, per non perdere acqua. La fotosintesi si azzera, le piante si bloccano e abortiscono tutti i fiori. Gli animali collassano. Cani, gatti e tutti gli altri animali non sudano come noi. Per raffreddarsi devono iperventilare e questo altera il pH del loro sangue, portandoli all'alcalosi respiratoria e al collasso metabolico. Gli umani vanno in crisi idraulica. Per abbassare la temperatura il nostro cervello comanda una vasodilatazione di massa. I vasi sanguigni si allargano e il cuore è costretto a fare i doppi turni per pompare il sangue. La pressione crolla, i reni soffrono per la disidratazione e il cervello entra in uno stato di nebbia cognitiva e forte irritabilità. Tutto questo genera in noi l'ecoansia, una paura cronica per il futuro. Ma prima di capire come reagire, dobbiamo pesare le vere responsabilità su una bilancia scientifica. Mettiamo i colpevoli in fila dal più piccolo al più grande. Al primo livello, incredibile ma vero, c'è la corsa allo spazio e il lusso estremo. I razzi delle agenzie spaziali, uniti ai jet privati dei miliardari, pesano per meno dello 0,1% delle emissioni globali. Al livello 2 c'è l'aviazione civile di massa. Tutti i voli commerciali e il turismo globale pesano per circa il 2,5%. Al livello 3 si piazza il buco nero geopolitico, l'apparato militare mondiale. Tutti gli eserciti e tutte le guerre del mondo pesano per il 5,5%. E anche questo dato è assurdo. Ero convintissimo che avessero un impatto maggiore. Al livello 4 ci siamo noi. Tutte le auto a benzina e diesel che utilizziamo ogni giorno pesano per il 6%. E qui lo Stato ci colpevolizza. Ma la matematica ci dice ben altro. E attenzione alla favoletta dei mezzi elettrici che oggi va tanto di moda. Molti sono convinti che spostarsi con camion, auto, moto, scooter o monopattini elettrici cancelli magicamente il proprio impatto ambientale. Sbagliato. Se calcoliamo l'intero ciclo di vita di questi mezzi, partendo dalle emissioni mostruose per estrarre il litio e il cobalto, passando per i processi industriali delle mega fabbriche di batterie, fino all'elettricità utilizzata per ricaricarle, che purtroppo a livello mondiale deriva ancora la maggior parte dalle fabbriche di carbone e gas, la mobilità elettrica globale, per via del mix energetico attuale e della produzione, incide oggi per circa lo 0,5% delle emissioni globali totali. Non è lo zero che ci raccontano nei messaggi pubblicitari. Stiamo solo spostando l'inquinamento dal tubo di scappamento delle nostre città alle ciminiere delle centrali elettriche e alle miniere del terzo mondo. E a livello 5, sopra tutti gli altri messi insieme, c'è il vero mostro. Il sistema alimentare e l'agricoltura industriale, che pesano per oltre il 30% delle emissioni globali. Eh sì, avete capito bene. Oltre il 30%. Io stesso non credevo ai miei occhi. Ma guardiamo questo 30% da vicino. Guardate che cosa c'è dentro. La carne e gli allevamenti intensivi da soli pesano per il 14,5%. La zootecnica industriale inquina da sola il doppio di tutte le auto del mondo messe insieme.
Tutta la frutta, la verdura e i cereali pesano per il 7%, inclusa la logistica e le serre riscaldate. Il degrado e lo scavo delle torbiere per l'agricoltura e i terricci universali pesa per il 4%. E su questo dato dobbiamo fermarci un momento. Perché pensare al 4%, dopo tutti questi numeri che abbiamo detto, sembra poco. Ma in realtà è una catastrofe mondiale. Le torbiere sono i veri e antichissimi polmoni della Terra, magazzini di carbonio molto più capienti delle foreste tropicali, e ne sono rimaste pochissime sul pianeta. Quando le scaviamo, liberiamo nell'atmosfera millenni di CO2 intrappolata, che non verrà mai più catturata, radendo al suolo una biodiversità unica e insostituibile che scompare per sempre. E tutto questo solo per riempire i sacchetti di terriccio economico del supermercato. Poi ci sono i fertilizzanti chimici di sintesi che pesano per il 2,5% a causa della produzione industriale e del protossido d'azoto rilasciato nei campi. E infine i pesticidi e la chimica di protezione che pesano per lo 0,5%. Lo capite l'inganno? L'agricoltura intensiva combatte una guerra chimica che passa inosservata. I pesticidi derivano dai gas tossici bellici del secolo scorso e i fertilizzanti sintetici utilizzano le stesse molecole degli esplosivi. Tutta questa chimica rilascia protossido d'azoto, N2O, il famoso NOx. Un gas serra 300 volte più potente della CO2. Le grandi multinazionali petrolchimiche producono fertilizzanti sintetici di sintesi, i classici granulari NPK, e pesticidi su scala industriale. Tutta questa chimica viene sversata sui mega campi dell'agricoltura intensiva. E il tutto per produrre cibo a basso costo, quello che riempie i carrelli del supermercato, distruggendo nel frattempo la microbiologia del suolo e inquinando l'atmosfera. In pratica, compriamo cibo impoverito dalla chimica al supermercato e poi, tornati a casa, paghiamo la stessa identica chimica industriale per nutrire i nostri vasi sul balcone, convintissimi di fare un gesto naturale. È un cerchio industriale perfetto per i loro profitti, ma un inganno per la nostra salute e per il pianeta. Starete pensando, ok, il sistema fa schifo, ma io coltivo soltanto 10 piante di peperoncino sul balcone. Che differenza vuoi che faccia? Quei pochi peperoncini o qualsiasi altro ortaggio che stiamo coltivando sono la scintilla che innesca un cortocircuito nel sistema consumistico della nostra mente. Nel momento in cui imparate a creare un substrato vivo e a rifiutare la chimica industriale, si attiva l'active coping, e spero che si pronunci così. La teoria della biofilia dimostra che il nostro legame innato con la terra riduce i livelli di cortisolo nel sangue nel giro di pochi minuti. Coltivare ripristina il senso di controllo nel nostro cervello. E coltivare è anche uno scudo contro la dipendenza digitale. Viviamo sommersi da stimoli che rilasciano dopamina istantanea, ma la natura non ha un tasto avanti veloce. Ti costringe ad allenare la pazienza attiva. Impari a leggere la pianta. Impari a decodificare i suoi segnali. Una foglia moscia ti sta chiedendo riparo dal sole o dell'acqua. Una sfumatura gialla potrebbe segnalarti una carenza. Questa manutenzione dell'attenzione ti riabilita alla realtà e allena il cervello ad interpretare i segnali nella vita quotidiana. E la vera magia avviene quando trasformi quel raccolto, quando prepari con le tue mani una polvere di peperoncino, una salsa fermentata a regola d'arte o un olio piccante spettacolare, utilizzando materie prime di qualità, con i giusti processi di lavorazione. In quel preciso istante sblocchi la consapevolezza del valore del tempo, della cura e della materia prima di qualità. La volta successiva che vedrai al supermercato quel finto olio al peperoncino, industriale, trasparente,
per 2 euro, o quella polverina sbiadita senza profumo, capirai all'istante l'inganno commerciale del cibo spazzatura. Questa consapevolezza è così cruciale che dovrebbe essere una materia scolastica obbligatoria. Manca una vera alfabetizzazione ecologica sistemica. Se i ragazzi studiassero il reale impatto di quello che mettono nel piatto, se capissero che la scelta di una merendina confezionata o di una bistecca intensiva muove milioni di tonnellate di gas serra, cambieremmo il mercato in una sola generazione. Se la domanda di veleni, di carne intensiva e di finta qualità si azzera, l'offerta industriale crolla. Ed è così che vinciamo. Per evitare di andare in blocco e sentirci impotenti, non dobbiamo stravolgere la nostra vita dall'oggi al domani. Mettiamo in pratica un protocollo suddiviso in 3 step progressivi. Primo step, il consumatore intelligente. Questo livello è a costo zero. Anzi, ti fa pure risparmiare dei soldi quando vai a fare la spesa o stai in casa. La spesa di valore. Smettila di comprare robaccia nuova per 4 soldi che si rompe subito. Cerca l'usato di seconda mano tenuto bene. I vestiti e i prodotti costruiti anni fa erano progettati per durare una vita con dei materiali superiori. Per il cibo, compra fresco, possibilmente dal contadino, e riduci il consumo di carne industriale a 2 giorni alla settimana, preferendo la qualità di un pascolo etico. Poi c'è il boicottaggio della torba. Quando comprate il terriccio per i vostri vasi, girate il sacco e controllate gli ingredienti. Se c'è torba, rimettetelo dove l'avete preso. Più passa il tempo e più si trovano facilmente delle alternative senza la torba. Ci mettete solo 2 secondi, ma bloccate all'istante il saccheggio delle ultime torbiere rimaste. Smettere di utilizzare la torba significa salvare un ecosistema che ha impiegato 10.000 anni a formarsi e che una volta distrutto non recupereremo mai più. E infine l'economia circolare passiva. Riutilizzate i vasetti neri di plastica delle piantine, li potete riutilizzare all'infinito, sono indistruttibili. E non gettare mai l'umido della cucina nei rifiuti generici. Perché bruciare i rifiuti organici negli inceneritori consuma enormi quantità di energia. È invece bene separarlo e trasformarlo in compost biologico, così che il carbonio si blocca nel terreno. Se tutti noi applicassimo da domani mattina questo primo step, salveremmo ettari di torbiere millenarie, toglieremmo milioni di tonnellate di gas serra dall'atmosfera e toglieremmo ossigeno economico ai colossi industriali. E tutto questo senza fare alcun sacrificio. Getteremmo le basi per frenare questa deriva e proteggere quella biodiversità che ancora c'è rimasta. Secondo step, la mobilità. E qui iniziamo a modificare il modo in cui ci muoviamo tutti i giorni. Movimento fisico. Fate 2 passi invece di accendere la macchina per fare 100 metri. Se possibile, utilizzate i mezzi pubblici. Ed evitate l'abuso dei monopattini elettrici ultraveloci, che purtroppo ce n'è sempre di più e sempre più giovani utilizzano questi veicoli invece che andare a piedi. Dobbiamo capire che i veicoli sono da utilizzare solo se realmente necessario. E il terzo step è lo status symbol. Questo è il livello per chi vuole scardinare l'iperconsumismo di massa. Quindi ridurre i viaggi con l'aereo. Inizia prendendo un aereo in meno all'anno e magari evita di volare dall'altra parte del mondo solo per 2 giorni e col tempo diminuire i voli il più possibile. E poi basta con questa cultura delle auto da 500 cavalli o delle moto che fanno un baccano infernale solo per farsi notare in centro città dove il limite è 30 km/h. Quello non è amore per i motori, è solo futilità energetica e inquinamento acustico. E facendo tutti e 3 gli step insieme arriveremo vicinissimi al famosissimo impatto ambientale zero. Certo, mancheranno sempre piccole azioni minori, ma saremo finalmente parte della soluzione, non del problema. E ora passiamo all'azione pratica sul balcone. Ed ecco la ricetta scientifica per creare un ecosistema perfetto, autonomo e resiliente alla canicola. Base locale torba free. Usa un compost di qualità a chilometro zero, vivo e ricco di microrganismi indigeni.
Struttura minerale permanente. Aggiungi pomice o perlite per ossigenare le radici ed evitare il compattamento idrofobico. La batteria biologica. Unisci il biochar, il carbone vegetale preattivato con humus di lombrico. Il biochar trattiene l'acqua e ospita i microbi. L'humus invece nutre a lento rilascio e senza mai rischiare di bruciare le radici. E poi ci vuole l'internet delle radici, i famosi funghi benefici. Si collegano alle radici estendendole fino a 700 volte, permettendo al peperoncino di attingere a riserve idriche lontanissime e azzerando lo stress da siccità. E infine lo scudo solare, applicando una pacciamatura di legno chiaro, perché rifletterà i raggi solari e terrà in fresco il terreno, riducendo del 70% l'irrigazione. E il cerchio si chiude con il gesto più antico del mondo, perché le piante di peperoncino possiedono l'epigenetica, la capacità di sviluppare una memoria biologica dello stress, che modifica l'attivazione dei geni senza modificare il DNA. In parole povere, se coltivate una pianta di peperoncino in condizioni difficili, con caldo estremo, con la siccità, e salvate i semi di quella pianta, la generazione successiva nascerà più resistente alla canicola. Autoprodursi i semi significa tramandare la resistenza anno dopo anno. La vera rivoluzione ecologica non aspetta le leggi dello Stato o la fine delle guerre geopolitiche. Comincia adesso, dalle tue mani, dentro un vaso di peperoncino, per esempio. Voglio ringraziare di cuore il piccolo ma straordinario gruppo di abbonati VIP su Patreon, che sostiene attivamente il canale. L'abbonamento è di 4,99 € al mese, una cifra accessibile che per me ha un valore immenso, prima di tutto psicologico. Mi ricorda ogni giorno che là fuori c'è qualcuno che crede in questa ribellione ecologica quanto me. Quindi un grazie gigante a Sabatino, Sauro, Luca, Luigi, Fabio, Omar, Marco, Giovanna, Lucio, Lorenzo e Nick. Siete la colonna vertebrale di questa community. Se avete domande, come sempre, lo spazio sotto è tutto vostro. Grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccanti saluti!